Bentornati a Moscow Diaries, oggi parliamo di ricorrenze perché è un giorno molto importante, c'è da festeggiare perché oggi fa gli anni una grandissima nonnina. А кто эта бабушка, которая делает сегодня день рождения? Какая бабушка? Какая бабушка? Очень старая бабушка. 871 лет. 181. А, это Москва. Ah, il compleanno di Mosca, pойдем. Dicevamo appunto che oggi è il compleanno di Mosca perché l'8 e il 9 settembre ogni anno Mosca celebra il suo anniversario di fondazione. Quest'anno, se non sbaglio, sono 871 anni, ma semplicemente perché l'anno scorso era 870, quindi credo che oggi sia 871. E in tutta la città ci sono diversi palchi molto grossi dove diversi artisti vengono invitati a fare delle canzoni, degli spettacoli. Ovviamente viene invitata anche Sati, che deve andare in un palco non distante da casa nostra in realtà a fare una canzone. Non canterà le sue hit principali, ma canterà Murakami, che Murakami, no? Murakami, да. Ястени разобрю руками между нами. Mi stai imparando le parole, ma... E quindi vi porto nel backstage di un concerto molto grosso sostanzialmente. L'anno scorso fu più interessante perché fu chiamata in 3 concerti diversi, per cui andava in un concerto, faceva una canzone, poi saliva in macchina, attraversava la città, altro palco, altre 2 canzoni, poi saliva in macchina. Era una situazione molto carina, ma al tempo non facevo ancora i Moscow Diaries, quindi aspetteremo un'altra occasione, tanto ce ne sono, questa fa una vita pazza. Il palco dove stiamo andando si trova su Park Pobedi, che è Parco della Vittoria, un po' come quello del Monopoli sostanzialmente, no? Che è il parco dedicato alla vittoria nella seconda guerra mondiale, argomento su cui i russi sono tremendamente sensibili, ma su quello ci faremo un Moscow Diaries a parte perché è un argomento che merita una trattazione tutta sua. Ad ogni modo un parco con un obelisco, un memoriale, diverse targhe dedicate ai caduti in battaglia e soprattutto una raccolta di armi, carro armati, eccetera eccetera. In questo enorme parco hanno messo un palco che è dove Sati si esibirà questa sera. Allora, mentre Sati finisce di truccarsi in macchina... No, not yet. No, non è ancora finita, lo so che non è ancora finita. Vi voglio raccontare che a Mosca in questi giorni sono successe delle cose epocali. In particolar modo c'è stato un grande lutto nel mondo dell'arte. È morto Joseph Kobzon. It was our Joseph Kobzon. Io non lo conosco questo. Our Russian Frank Sinatra, I don't know, even bigger than Frank Sinatra. Allora, quest'uomo, oltre ad essere un cantante famosissimo, un po' il Frank Sinatra di Russia, era anche un eroe nazionale perché ci fu una circostanza dove dei terroristi presero in ostaggio delle persone di uno spettacolo teatrale, se non ricordo male, e lui andò a negoziare con i terroristi disarmato per far rilasciare bambini e donne incinta, rischiando di essere ucciso sostanzialmente. Però lui è talmente rispettato, talmente amato dalla gente che i terroristi acconsentirono alle sue richieste e liberarono molti bambini, di fatto salvandogli la vita. Per questo motivo, oltre ad essere un cantante molto amato, era anche un eroe nazionale. Quando è morto ci sono stati dei funerali praticamente di stato dove è andata anche Sati. Io non sono andato e in quel funerale per coincidenza Sati ha incontrato niente poco di meno che Vladimirone Putin. Sipsia, a можете рассказать, как было встречаться с такой важным человеком? Cioè, un sacco di gente in Italia che vuole sapere com'è Putin da vicino, cioè, tell them. How was... I cannot say. This is my secret. It's because Come on, dai. It was a sacral moment. No. Sacra, No. Avevo capito che... I looked into his eyes. He looked into my eyes. I said, hello. He said, hello. Здравствуйте. Здравствуйте. Presidente. Sì, di fatto fu una frazione di secondo, però sai qua Putin è talmente amato dalla popolazione locale che quando c'è per caso anche solo dirgli salve è una roba che la puoi raccontare al bar per i 30 anni successivi, no? Он красавчик. Dice che è molto bello. Vabbè, quindi sostanzialmente io mi sono perso l'occasione di fare un Moscow Diaries con Putin sostanzialmente, però capite bene che non avrei potuto fare un vlog a un funerale, sarebbe stato di pessimo gusto, soprattutto perché la persona coinvolta era veramente un eroe nazionale. Nel frattempo noi siamo arrivati a Park Pobedi e siamo pronti ad andare al concerto. Ok, è quasi arrivato il nostro turno. Sta di là con le tipe che la stanno accompagnando. Giù c'è l'ingresso sul palco, io invece devo andare di là a fare 2 fotografie, penso. Следующее? Спасибо. Io vado a farti le foto di là. Продолжение, ну-ка сгорать, бить на поражение.
dimenticati di darmi il pass artisti e quindi non posso andare a fare delle foto se non la risolviamo entro 3 minuti sta cosa, perché sta per andare sul palco. Meno male che Giulio grande, numero 1. Numero 1, спасибо. Ok, niente per What song you have? What song? Yeah, after the sun, go. Давай. Do them. Ce l'ho fatta. Как больше там идти? Sono nella zona VIP. Привет. Ah, collega. E poi c'è tutta la gente. Мы будем долго молчать и ждать продолжения, долго сгорать, бить на поражение. Будем молчать и снова искать точки пересечения. Мы будем долго молчать и ждать продолжения, долго sgorать, бить на поражение. Будем молчать и снова искать точки. Ma la realtà è che la vera ricorrenza non è il compleanno di Mosca, non è neanche questo concerto flash di Sadi così, ma è che oggi festeggiamo l'anniversario. Godacina. Let me say what. Il primo, cioè in realtà l'anniversario nostro era ieri, solo che ieri lei stava a Sevastopoli, io stavo in Olanda, entrambi per lavoro, ci siamo ritrovati a Mosca oggi e festeggiamo oggi. Un giorno dopo si fa, tanto abbiamo 4 anniversari. I want to say that you are the most precious gift of God to my life. Questo non è studiata, adesso mi scende la lacrimuccia, e tu ne hai citati. E la cosa bella è che in teoria dovevamo aspettare mio fratello e mia cognata, perché anche loro si sono sposati nel nostro stesso giorno, che infatti noi ci siamo conosciuti al loro matrimonio e poi l'anno dopo nel loro anniversario facciamo un casino, una bellissima ricorrenza. Abbiamo ordinato tutto il cibo per loro, ma loro ovviamente sono in ritardo di 1 ora e mezza, perché questa è una cosa normale, come sempre, nulla di strano. È un giorno come un altro a Mosca. Mentre aspetto il mio aereo volevo finire il video raccontandovi un aneddoto che risale al compleanno di Mosca dell'anno prima, cioè quello dove ancora non facevo i Moscow Diaries e che vi ho menzionato nel video. Quella volta lì Sati doveva fare 3 concerti in 3 diversi punti della città e ovviamente per ogni concerto aveva il suo outfit, il suo abito di scena dedicato. Quando arriviamo al concerto in Parco della Vittoria, Parco Obiedi, che è lo stesso che vi ho raccontato in questo video, Sati si accorge che le mancano i pantaloni di quell'outfit lì, li aveva dimenticati a casa. E voi direte, qual è il problema? Cambia l'abito, cioè prende quello del concerto successivo, poi nel frattempo si aggiustano. Il problema è che nel concerto di Parco Obiedi quella volta lì aveva un dress code che doveva rispettare i colori della bandiera russa, quindi o bianco o blu o rosso. L'abito era fatto in modo da avere una parte superiore che era una specie di mantello e la parte di sotto i pantaloni bianchi. Senza i pantaloni praticamente lei aveva tutta la parte inferiore completamente visibile sulla pubblica piazza di Mosca, no? E si accorge di questa cosa 5 minuti prima di entrare in scena. Ora, come forse molti di voi sanno, per un gran periodo della mia vita io ho fatto il musicista, ho fatto centinaia di concerti e quindi so benissimo il tipo di tensione che uno ha prima di salire sul palco, anche quando hai tanta esperienza, anche quando ne hai fatti tanti, no? Ecco, a quel tipo di tensione voi aggiungete il fatto che davanti a migliaia di persone voi ci dovete andare nudi praticamente, no? Ecco, io pensavo che Sati in quel momento avrebbe avuto un attacco di panico o cose del genere, perché mancavano veramente 5 minuti a salire sul palco e invece con una freddezza che neanche Robocop penso, ha preso un ago e un filo e ha iniziato a cucirsi velocemente la parte inferiore del vestito fino a coprire perlomeno, insomma, la spaccatura delle gambe, no? E ricordo di essere entrato nel camerino e le faccio tutto a posto e lei semplicemente stava cucendo e diceva solamente fuck 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 fuck, e quindi praticamente nel giro di 3 minuti è riuscita a cucirsi questo vestito e andare sul palco per poi prendersi un sacco di complimenti perché wow, che eleganza, che spacco, accidenti, che abito, eccetera eccetera, ma nessuno sapeva che in realtà era stato uno sbaglio, una situazione di emergenza dell'ultimo minuto perché mancavano i pantaloni, no? E questo al di là del fatto che ovviamente Sadi è stata una grande in quel momento lì perché ha risolto veramente un'emergenza, è una caratteristica che hanno in comune parecchi russi, cioè una capacità incredibile di problem solving, cioè laddove quando c'è da organizzare qualcosa con anticipo sono le persone più caotiche
problematiche che voi possiate immaginare, se c'è un problema dell'ultimo minuto loro sono in grado di trovare una soluzione last minute molto più facilmente di altre persone. Secondo me proprio perché questa costante tendenza a vivere un po' nel caos, un po' nella disorganizzazione, li obbliga alla creatività e alla, diciamo, alla velocità di intuizione, no? E tra l'altro quell'episodio lì, insieme a tutta una serie di altre cose successe proprio in quel giorno, mi ha fatto venire l'idea di iniziare i Moscow Diaries, perché mi sono detto, ste giornate sono troppo strane, in qualche modo bisogna raccontarle. E naturalmente mi ero perso la possibilità di raccontarvi il primo episodio di questa serie particolare di eventi e ho rimediato con un anno di distanza. E niente, tutto qua. A me sembrava una storia carina.